Buongiorno Eleonora, il piacere infinito di incontrarti oggi, una donna dalla forte determinazione, fondatrice di un progetto che non è solo un progetto imprenditoriale, Woman for Impact, è anche un progetto che l'ha ispirata per creare valore e connessione tra donne che hanno realizzato un bel percorso, che hanno voglia di restituire e di condividere fra di loro. Però vorrei sentirlo dalla viva voce di Eleonora. Eleonora, chi è Leonora Rocca e qual è il progetto Women for Impact? Grazie per questa intro Carola e buongiorno a tutti, insomma coloro che ci seguono. Allora sì, Women for Impact nasce come progetto di rinascita, tanto per cominciare. Io racconto sempre che in realtà è una bellissima cosa, ma è nata in un momento veramente complicato per me, veramente molto difficile, dove avevo subito una serie di cose e ho detto devo trasformare questa esperienza negativa in qualcosa di positivo e qualcosa che possa far sì che sempre meno donne nel futuro accada quello che è accaduto a me. Quindi c'era una spinta sicuramente imprenditoriale di voler fare qualcosa, ma allo stesso tempo c'era la voglia di, no, rivincita e di rivalsa e di dire si può trasformare un'esperienza negativa in qualcosa di bello. E così nasce Women for Impact. Però io quando l'ho lanciato a fine dicembre 2020 era un'idea di un evento piccolo, un evento 2 giorni, 2 sale, no, non immaginavo che sarebbe diventato anche solo in 9 mesi, perché poi alla fine l'abbiamo fatto l'anno scorso con tutto che c'era ovviamente la pandemia e quindi abbiamo, come dire, affrontato questa sfida e alla fine abbiamo avuto tantissimi partecipanti, 1600 persone che hanno acquistato un ticket e più di 550, l'hai viste anche tu che eri tra le nostre speaker, insomma presenti in sala perché abbiamo dovuto ovviamente ridurre la capienza per via della pandemia, ma allo stesso tempo la risposta è stata assolutamente bella e assolutamente positiva, cioè vuol dire che c'era bisogno di creare qualcosa per le donne. È vivido in me il ricordo dell'evento, l'emozione ed è fortemente in me l'esperienza di condivisione con alcune donne che si sono avvicinate e non solo per i complimenti che solitamente intervengono quando una speaker scende dal palco, ma proprio per restituire questa atmosfera di entusiasmo. Per cui volevo restituire io a te questo senso di gratitudine perché si è creata una community di donne che si sono un po' interconnesse tra di loro, esperienze molto diverse, background molto diversi, tant'è che mi piacerebbe farti questa domanda, perché alla fine Women for Impact è un progetto, un format che è in grado di rendere le donne sia protagoniste, perché portano sul palco la loro esperienza, la loro carriera, però in realtà condividono anche molto di un percorso personale e con grande autenticità, quindi credo che diventi anche poi una sorta di opportunità di mentoring che secondo me non leva importanza, perché credo che le donne abbiano bisogno di ascoltare anche degli esempi estremamente significativi. Quindi io vorrei farti una domanda più personale rispetto a questa cosa: quali sono i valori che ti hanno guidato? Allora, i valori che mi hanno guidato sono stati, il potenziamento del network, nel senso che nella mia vita in tutta la mia vita io, ho fatto tante scelte, diverse diciamo dal solito, nel senso sono laureata in legge e poi ho deciso di fare marketing, poi avevo una carriera brillante, ho deciso poi di lasciare tutto e fare impresa. Ho deciso di lasciare Roma per poi andare a Milano, per poi venire a Londra, quindi ho fatto tutta una serie di scelte particolari che però poi alla fine mi hanno portato anche tante soddisfazioni, no, però penso che il potere del network, di tutte le persone che in tutti questi anni io ho incontrato, appunto anche i miei capi stessi, no, quando ero dipendente o comunque persone che ho incontrato anche in America, in Silicon Valley, che mi hanno ispirato tanto, no, così, cioè tutta questa esperienza m'ha fatto capire questo viaggiare, questo girare, questo cambiare, questo anche lavorare molto su me stessa, mi ha fatto capire quanto il potere del network fosse importante. Cioè, se tu hai delle persone che ti ispirano, hai delle persone che ti supportano, hai delle persone che in qualche modo non dico ti guidano, ma comunque riescono ad essere la tua spalla nel momento in cui tu senti che magari quella strada non è quella che tu veramente vuoi percorrere, per me è stato fondamentale. Quindi io ho detto: "Non c'è in Italia un network dove veramente le persone si supportano, dove veramente tu puoi trovare like-minded people, cioè persone che come te hanno le stesse ambizioni, la voglia di fare anche, no, di mettersi in gioco, di interrogarsi." Perché io una cosa che ci tengo sempre a dire sul tema femminile
è che da una parte c'è un problema socio-economico, socio-culturale, no? E questo lo sappiamo. Però dall'altra parte c'è anche un tema delle donne che non riescono a valorizzarsi, a come dire, credere di più in loro stesse, credere di più nel fatto che possono guadagnare come gli uomini, perché noi non siamo bravi a negoziare il nostro stipendio, no? Ci sono tutti questi fattori qua che cosa fanno capire? Fanno capire che le donne hanno bisogno anche di training, hanno bisogno di imparare certe cose, anche dal modello maschile, non diventando uomini, ma comunque da quello che per loro è effettivamente un vantaggio, no? E secondo me da sole, con l'attuale situazione scolastica, universitaria, anche aziendale, perché poi parliamoci chiaro, le grandi aziende, io quando lavoravo in Microsoft avevo il mio mentore, no, è normale avere il mentore, ma l'Italia è fatta di PMI, dove la gente non sa neanche cosa significa avere un percorso di mentoring e all'università l'orientamento, secondo me, non è fatto nel modo giusto, tu non fai davvero quello che senti davvero che vuoi fare nella vita, no? Io stessa ho fatto un percorso classico giurisprudenza, tipico percorso femminile, appunto, tipico percorso un po' segnato dai contesti in cui siamo cresciuti. E allora ho detto: serve un network dove io mi posso ispirare, formare, aggiornare, dove sono costantemente stimolata nel riflettere su chi voglio essere, chi voglio diventare. Quali sono anche gli ostacoli, perché tu hai detto una parola molto bella prima, l'autenticità, no? Io chiedo sempre alle speaker di raccontare la loro storia perché indipendentemente da quello che hanno raggiunto, come anche nel tuo caso, ovviamente tu hai una posizione importante, questo lo sappiamo, uno dice è brava, lo sappiamo, però è proprio quello che ti ha resa la professionista che sei oggi, che può essere di ispirazione per gli altri. E il concetto anche di ispirazione è un concetto che ho visto essere molto presente in America, ma anche in UK, no? Cioè la persona che ha successo viene molto supportata, viene molto apprezzata, viene molto seguita, no? Come role model. In Italia vedo sempre una grande resistenza rispetto ai progetti e alle persone che hanno successo. È una grandissima verità, restituisco proprio una nota, no, perché io in giovane età, non avevo neanche 30 anni, ho sofferto di attacchi di panico e di depressione. Avevo avuto un figlio, non molti anni prima, avevo, tanti sogni che ho dovuto cambiare, ridisegnare, quindi è stato un momento meraviglioso perché mio figlio è stato un dono meraviglioso, ma anche molto difficile. E oggi, a distanza di anni, avendo sofferto comunque di un problema che sicuramente è stato limitante per me in quella fascia, non solo di età, in quella fascia di ispirazione e di sogni dove mi sembrava che il mondo mi fosse, come dire, precluso, oggi, riprendendo le tue parole, mi rendo conto quanto sia importante condividere la propria esperienza. Quindi alle giovani donne che lavorano per me e con me, io cerco, spero di farlo al meglio delle mie possibilità, di restituire i miei timori, le mie incertezze, quello che mi faceva scegliere la via più facile, quello che ha anche allungato in alcuni contesti proprio i tempi della mia evoluzione. Credo che noi donne, se con grande autenticità, trasparenza, volessimo restituire soprattutto le cose che non sono andate bene, le cose che abbiamo tentato di nascondere. Io ho nascosto il mio attacco di panico, quindi non avevo neanche 30 anni, sono diventata dirigente a 30, quindi insomma mi sentivo anche onorata, no? di aver realizzato un traguardo così importante a una giovane età, però mi nascondevo in bagno, facevo di tutto perché nessuno se ne accorgesse. E oggi, col senno di poi, in un mondo che sia completamente riscritto, mi chiedo sempre, io cosa posso fare perché una giovane donna possa evitare tanta sofferenza, perché trova in un'altra collega più grande di lei una mano tesa. Ecco, ne approfitto perché credo che io e te oggi abbiamo anche la missione di rivolgerci a un pubblico che sta facendo questo viaggio e che ha tanti problemi, oggi ce ne sono tantissimi, e si potrebbe chiedere, ma a una donna che si è realizzata, io che cosa posso chiedere? Ecco, lo lascio a te che parli con tantissime donne, Eleonora. Che cosa puoi chiedere? Allora, una donna che si è realizzata devi chiedere come si sente oggi, ma soprattutto appunto come si sentiva ieri, perché poi il concetto di realizzazione e di successo secondo me è molto soggettivo. Io ad esempio un messaggio che non voglio assolutamente che passi è: noi vogliamo far passare il messaggio che tutte le donne devono voler diventare CEO, dirigente, imprenditrice. No, il tema è: le donne devono poter scegliere. Cioè, io se voglio essere mamma e solo mamma, devo poterlo scegliere senza condizionamenti sociali, culturali, di
persone che mi giudicano, di sensi di colpa e di queste cose qua. Allo stesso tempo, se decido di dedicarmi alla mia carriera e di essere anche mamma, o anche solo di dedicarmi alla mia carriera e essere solo, no, carrierista, diciamo, ok, devo avere la libertà di poter scegliere. Questo secondo me è qualcosa di molto importante che noi nelle nuove generazioni dobbiamo riuscire ad inculcare, la voglia di poter dire: io oggi ho cambiato idea, voglio fare qualcosa di diverso, oppure non mi voglio associare a quello che tutti gli altri fanno, voglio fare qualcosa di diverso perché sento dentro di me qualcosa di diverso. Quindi se una donna è soddisfatta, ha raggiunto, no, un risultato importante, la cosa importante è ricordarsi da dove è partita, apprezzare quello che è oggi, ma anche continuare a mettersi in discussione, cioè a dire: io ho raggiunto questo. Io dico sempre, non è detto che io domani farò ancora questo, magari io tornerò dipendente, boh, non lo so, perché poi nella vita non si sa mai, no, oppure creerò un'altra impresa? Forse sì, perché questa è la mia seconda, ne ho creata anche una prima, ho fatto un exit. Ehm, e quindi sai, un po' questo, un po' lasciarci la libertà. Secondo me il concetto di libertà è qualcosa di veramente bellissimo, e noi donne, perché siamo incastrate anche nel nostro perfezionismo, no, la donna vuole sempre essere la perfetta mamma, la perfetta manager, la perfetta dirigente, la perfetta moglie, la perfetta fidanzata. Questo secondo me ci incastra tantissimo, quindi realizzate o non realizzate che siamo, ci dobbiamo fermare e dire: ok, oggi sono qui, ieri ero lì, domani dove voglio essere, sempre con molta chiarezza con noi stesse, ma anche serenità di poter scegliere con i tempi e le modalità che vogliamo. Guarda, non sai quanto ti sono grata, te lo dico proprio con affetto, Eleonora, perché credo che tu hai evidenziato e sottolineato un punto nevralgico per il benessere della nostra società. Credo che noi siamo condizionati da bias culturali e da una serie di credenze che includono anche che la donna necessariamente debba essere espressione di una carriera. Certamente se lo vuole, però io vedo anche tante donne che in cuor loro vorrebbero dedicarsi alla famiglia, stare accanto ai figli, dedicare più tempo. Quindi io innanzitutto ne approfitto di questa intervista per chiedere soprattutto alle donne imprenditrici, i di successo, che hanno l'occasione e l'opportunità, perché non diamo vita a un progetto, soprattutto fino ai 3 anni di età del bambino, per cui remuneriamo le donne di più e gli chiediamo di lavorare di meno, gli regaliamo 2 ore al giorno non per, come dire, disperderlo in futilità, ma per stare con i loro figli, perché credo che noi dobbiamo dedicare e investire tempo e risorse per una società migliore e più felice. E io proprio ti abbraccio in questo, perché credo che noi donne in primis dobbiamo chiederci profondamente che cosa vogliamo, e alle istituzioni di consentirci attraverso un welfare di essere inserite nel mondo del lavoro anche dopo, perché questo è semplicemente un aspetto culturale che la donna non può, perché diventa vecchia, perché se non lo fai a 26 anni non ci riesci più. Eleonora, cosa ne pensi? No, io su questo, allora, a parte io sono proprio, visto che abbiamo condiviso anche cose personali, io sono proprio l'esempio, per dire, ho 42 anni, so che sembro più giovane, ho 42 anni. In questa fase della mia vita sto cominciando a pensare che vorrei un figlio, okay, sinceramente ho detto a me stessa anche qua che lo affronterò come lo voglio cioè come il mondo mi permetterà di affrontarlo. Se riuscirò a farlo naturalmente bene, altrimenti troverò, altre soluzioni. Però quello che ci tengo sempre a dire: adesso mi sento così, ma 5 anni fa non mi sentivo così, non ci pensavo sinceramente a fare un figlio, non era una cosa che in quel momento volevo fare, non avevo trovato la condizione che era quella giusta per me, no, e quindi dico, non vedo davvero un problema, cioè credo che, a parte che nella vita si possono sempre trovare N mila soluzioni di fare le cose. Secondo me noi siamo sempre stati un po' incastrati tutti, un po' in tutte le culture, ma in particolar modo quella italiana, del fatto che c'è un solo modo di far le cose. Ci sono tanti modi di far le cose. Noi dobbiamo trovare quello che va bene a noi, non agli altri, ai genitori, agli amici, ai colleghi, al marito. Noi dobbiamo fare quello che ci sentiamo di fare. Quindi anche sul discorso maternità, il discorso maternità è molto, molto importante, perché è sentito ancora tantissimo dalle donne come un momento o di totale stand-by della propria carriera, quindi io voglio devo per forza mettere stand-by, e molte non lo vogliono fare, okay, quindi già questo va scardinato, oppure appunto al contrario, no, devo per forza fare la mamma perché altrimenti non sono, no, una donna completa, non sono davvero una donna se non faccio la mamma. Quindi qua secondo me c'è da una parte come si può migliorare questa cosa, da una parte educazione
appunto mentalmente le donne devono imparare ad affrontare diversamente da come affrontano oggi questa cosa. Dall'altra parte dobbiamo riuscire a lavorare, per chi può farlo, perché chiaramente noi non possiamo farlo, non siamo al governo, non possiamo farlo, però ecco le leggi sulla paternità, cioè inserire tutta una serie di cose che, come dici tu, vanno a supporto degli imprenditori, vanno a supporto delle donne stesse, vanno a supporto di un contesto che possa permettere alle donne, ma anche ai papà, di poter fare i genitori contestualmente continuando, permettimi di essere un po' naïf, a realizzare i loro sogni alla fine. Un elemento guarda molto interessante che è venuto fuori in tante conversazioni anche con dei papà è: ma io se voglio andare a vedere la recita di mio figlio alle 3, alle 4 del pomeriggio, cioè devo poterlo fare, perché quella è un momento che non tornerà più nel resto della vita di mio figlio. Quindi io dico una cosa, ma anch'io da imprenditrice che ho un team, io poi ho sempre avuto team remoti, liberi, freelance, quindi però dico: ma se quella persona quelle cose che doveva fare in quelle 2 ore le fa dopo le 6 o le fa il weekend perché si sente che lo vuole fare il weekend, vuole scambiare quelle ore, non cioè la flessibilità perché deve essere vista come un: "Ah, quello, fa il figlio non lavora, va a prendere il figlio non lavora." Cioè uno può lavorare a velocità diverse, in momenti diversi, con i tempi suoi, cioè dobbiamo imparare a lavorare per obiettivi, tutti noi imprenditori, che comunque lo facciamo già di per sé, ma anche i team che tiriamo su, cioè i team che tiriamo su devono essere anche loro stessi responsabili di quelli che sono i loro risultati, senza dover essere per forza incanalati in: "Devi lavorare 8 ore davanti al computer." Cioè questa è un'altra cosa che secondo me o la scardiniamo o è difficile che possiamo arrivare a quello che dici tu, cioè avere situazioni di flessibilità, perché io le 2 ore le posso pure dare. Certo è che da imprenditrice dico poi le cose vanno fatte, ma se quella persona si organizza, a me non cambia nulla. Non so come dire. No, no, sono d'accordo con te. Senti, Eleonora, credo che indirettamente hai risposto a due mie domande, no? Cosa hai Sì. imparato da quando hai fondato il network Women for Impact e sicuramente hai condiviso con noi qualche take home messages, no? Qualche messaggio importante, chiave da tenere sulla scrivania. E ti faccio però una domanda. Qual è stata la prova più difficile da quando hai iniziato a immaginare il progetto Women for Impact e se c'è stato un fallimento? Ti faccio questa domanda perché credo che oggi sia importante anche restituire quanto noi cresciamo attraverso gli errori. Certo, allora momenti difficili, ma momenti difficili ci sono sempre, nel senso che, fare impresa è difficile, io lo dico sempre, anche là, no, tutti che dicono: "Diventa ricco in 5 minuti." No, non fai impresa perché diventi ricco, assolutamente. Fai impresa per altre ragioni, perché vuoi cambiare il mondo, vuoi dare valore al mondo. Questo secondo me è davvero il valore di fare impresa. Però ecco, che cosa è difficile? Nel progetto Women for Impact è difficile, per esempio, a volte far quadrare anche i conti, perché il progetto è bellissimo, però banalmente gli eventi, ecco, io ci tengo sempre a sottolineare questa cosa, gli eventi non sono il business più profittevole del mondo. Se io dovessi vivere solo di eventi, probabilmente farei altro, okay? Quindi la nostra azienda fa anche tante altre cose. Perché? Perché, per forza di cose così. Gli eventi sono delle cose molto belle, ma che hanno dei costi molto alti, quindi spesso far quadrare i conti non è che è facile, devi comunque, lavorare tanto e c'è anche tanto operativo, perché un evento per essere fatto bene richiede tante piccole accortezze che sono ovviamente costi, no, No, quindi questo è sicuramente a volte difficile, perché l'Italia poi non è un paese che appunto dove girano tantissimi soldi, quindi, bisogna lavorare tanto e questo sicuramente è la challenge di tutti i giorni, però fino adesso comunque ci siamo sempre riusciti, quindi si continua su questa strada. L'altro fallimento, se così si può chiamare, è che, ma questo io diciamo indipendentemente da Women for Impact è proprio un discorso che c'è stato in tutti questi anni di fare impresa, è anche trovare le persone giuste, i collaboratori giusti con cui proseguire questo percorso, perché quando tu crei dei progetti nuovi, io non so quanti ci ascoltano, magari stanno pensando di creare progetti, quando tu crei dei progetti nuovi è veramente molto importante che le persone che fanno questo percorso con te, che io chiamo collaboratori, non sono i dipendenti, sono i collaboratori, devono in qualche modo sposare quello che è il tuo valore, quello che tu vuoi realizzare, quello che tu
veramente ti immagini fra 5 anni. Io questo dico sempre ai miei collaboratori, non è tanto dove ti immagini tu, ma dove ci immaginiamo tutti insieme nel progetto che stiamo creando insieme. E questo non è facile perché comunque tante persone vedono il lavoro come: "Okay, faccio il mio, basta, finisce lì." Io invece voglio sempre, cioè, persone che abbiano entusiasmo, voglia di fare, cioè per me questi soft skills sono veramente più importanti degli hard, e allora questo è difficile da trovare, devo ammettere che è difficile da trovare. Senti Leonora, io ti ho visto sul palco l'anno scorso, al di là della bellezza dell'evento, tanta energia, c'era un ritmo proprio, una vitalità, ecco, uno stato vitale molto alto. Tu eri molto felice, evidentemente, un po' come il matrimonio, no? Che è la giornata della sposa, quindi io ti vedevo così carica, così generosa, e sul palco hai cercato davvero di creare connessione, coinvolgere tutto il pubblico. Ecco, qual è la ricetta, l'ingrediente magico di Leonora? Che cosa ti rende così empatica e anche così volitiva nelle sue dinamiche di relazione con gli altri? Ma secondo me è una questione di trasmettere la passione. Io credo che qualunque cosa tu fai nella vita, alla fine se la fai con passione, se ci credi in quello che fai, se appunto sei mosso da la voglia davvero di fare la differenza, io credo che le persone lo percepiscano. Credo che anche io ho imparato anche che nonostante i social comunque abbiano il good and bad, nonostante ci sia comunque sempre uno schermo, però anche dai social tante volte le persone mi scrivono e mi dicono che riescono a percepire, no, la passione, l'energia che c'è dietro magari le cose che faccio, le cose che dico. Quindi credo che sia questo, un po' la ricetta è fare le cose con passione e a volte anche dimenticarsi, appunto delle difficoltà, delle cose brutte e concentrarsi sull'obiettivo finale e le cose belle, alla fine tutto un po' vien da sé, secondo me. Le persone hanno bisogno di positività e specialmente l'anno scorso che comunque stavamo quasi uscendo dalla pandemia, secondo me c'era proprio voglia di sorridere, di essere felici, di passare 3 giorni insieme ad altre donne con la stessa voglia, energia. Secondo me questo è qualcosa su cui davvero dobbiamo tutti lavorare, pensare di più alla felicità, essere tutti felici insieme e meno ai problemi. Insomma, in Italia a volte quando guardo le news mi sento veramente non sono molto incoraggianti, quindi cerchiamo di essere incoraggianti noi, insomma. Infatti ho messo la domanda sull'Italia, tu ci guardi dall'Inghilterra, però direi che oggi non entriamo in quel merito, ci teniamo su un piano differente, non perché chiaramente non lo No. consideriamo, ma perché credo che ciascuna di noi stia vivendo una vita in parallelo, quello che sta accadendo con la sua tragedia, con le sue preoccupazioni, con quello che ogni mattina ci porta a una riflessione, e poi la vita che noi dobbiamo condurre, perché ricordiamo, no? La vita è quella cosa che passa nel mentre che siamo impegnati a fare altro, e io credo che noi oggi dobbiamo essere innanzitutto impegnati a trovare gioia e felicità dove siamo, come stiamo, con le persone che frequentiamo, col valore che possiamo creare, perché è quello nel nostro piccolo che possiamo fare per alimentare un'onda di pace, di amore, di coinvolgimento anche emotivo rispetto agli altri. Lo dico perché molto spesso sembra che bisogna essere tristi perché la situazione è tragica. In realtà noi dobbiamo mantenere grande fermezza, coerenza e forte determinazione, perché la nostra vitalità è quella che arriva agli altri, vero Eleonora? Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, ecco, mi sento di farti un complimento online che forse non te l'avevo fatto, e il tuo speech è stato tra quelli più votati tra i migliori speech, quindi sicuramente anche tu sei riuscita a passare qualcosa al pubblico Che di bello bello. Eleonora, mi hai fatto un dono meraviglioso. E io quel giorno ho cercato di portare qualcosa di diverso, nessuna lezione, non volevo insegnare niente a nessuno, però ero felice, ero sul palco dopo tanto tempo, è un ambiente che mi piace perché ovviamente mi piace stare sul palco e condividere, e quindi ti ero anche molto grata perché avevi offerto Global Women in PR, che ricordo essere un'organizzazione internazionale che in ogni paese è animata dalla voglia di fare network tra le donne della comunicazione, del public affairs, delle relazioni istituzionali, dell'advocacy, ma in primis tra donne, al di là, voglio dire, del proprio ceto professionale. Eleonora, avrei due domande. Tu prima Sì. dicevi, quando cerchi di trasferire i tuoi collaboratori, che cosa ti anima? Ecco, tu fra 5 anni?
Io fra 5 anni c'è 2 opzioni: o siamo riusciti a siamo perché poi io non sono sola in questo, ho un compagno che è anche il mio socio, abbiamo creato questa cosa insieme, insomma tutta la nostra azienda che è Horizon Group, allora se riusciamo a realizzare il nostro sogno noi ci vorremmo quotare in borsa a un certo punto, no, vorremmo immaginare la nostra agenzia come non più 10 persone, ma 50, 60, 100 persone. Questo sarebbe bellissimo da vedere. E se sarò riuscita a fare questo, bene, su questo progetto. Poi ho un sogno nel cassetto che non tiro mai fuori, in realtà non ho mai parlato, che non tiro mai fuori perché non so se mai sarò in grado di realizzarlo, però mi piacerebbe molto fare qualcosa nel campo della moda, sempre legato al mondo femminile. Però questo richiederebbe un investimento molto, molto grande che ovviamente in questo momento non posso fare, però mi piacerebbe. Quindi un nuovo, forse anche un nuovo business molto femminile. Allora Global Women in PR lancia l'appello di ascoltare Leonora, chissà, magari tra le mani ha un progetto sorprendente. Mio figlio mi ricorda sempre che nel mondo non abbiamo problemi di soldi ce n'è tantissimi, molto spesso i soldi non incontrano le idee. E io ringrazio mio figlio per ricordarmi questo, perché in realtà è così, vedi, i giovani uomini che ogni tanto ricordano alle mamme di dire no, non è mai un problema di soldi, i soldi ci sono. Quindi Eleonora, ti auguro sinceramente che il connubio soldi, idea, progetto si incontrino e tu possa portarlo avanti. Allora, tempus fugit, te lo dico sempre, però ci sono due cose che ho bisogno di chiederti. Innanzitutto, l'edizione di quest'anno, raccontaci qualcosa di più. Sicuramente Global Women in PR sarà presente, io come azienda sicuramente sosterrò la presenza delle mie giovani donne, ma raccontaci qualcosa di più. Allora, 17, 18 e 19 novembre replichiamo il Figo di Bologna che comunque ci è piaciuto, siamo trovati bene con location, con anche delle migliorie. Aggiungiamo una nuova sala, quindi saranno invece che 3 sale, no, 2, saranno 5 sale, perché ci hanno chiesto appunto i partecipanti di introdurre maggiori workshop, quindi anche tutta la parte di pratica, no? Dove le persone si mettono proprio in gioco, e abbiamo tantissimi workshop veramente molto belli quest'anno. In più ci sarà, non l'abbiamo ancora annunciati, quindi comunque sono tutti spoiler, e quindi contenuti aggiornati, contenuti nuovi, contenuti ancora più, come dire, di ultima generazione, nel senso dedicheremo quasi una giornata intera a tutta la parte di innovazione digitale, nuove tecnologie, avremo bellissime testimonianze appunto anche da Amazon, molto molto bello, devo dire, il programma è veramente veramente molto ricco. Torniamo ad avere più di 160 speaker alla fine, molti interventi anche internazionali o comunque di donne che appunto come te, come me, come tante altre sono italiane, ma insomma portano la bandiera dell'Italia anche fuori con ruoli internazionali, con cose molto belle. Quindi anche quest'anno si replicherà sicuramente l'internazionalità. Avremo sempre la cena di gala il venerdì sera, dove spero che tu e ovviamente il tuo team parteciperete, che è sempre molto bello. E un'ultima cosa che penso aggiungerò, ci sto lavorando, mi piacerebbe aggiungere una parte dedicata al mondo dell'arte, del teatro, con potenzialmente qualche monologo, qualche momento stile monologhi della vagina, diciamo, qualcosa che possa insomma far riflettere, ma in maniera anche un pochino ironica. Questo secondo me sarebbe carino da introdurre. Io faccio l'appello a Lucia Vasini, l'ho ascoltata anni fa nei monologhi della vagina, straordinaria, sorprendente. Se vai a cercarla su YouTube, Lucia Vasini, lei è un'attrice bravissima, chissà, magari riusciremo ad averla sul palco. E certamente registreremo 2 pillole affinché Eleonora possa fare una call to action, perché il networking è una seconda pillola dove ci racconterai magari un pochino più avanti che cosa ci aspetta e le conferme. Però prima di salutarti voglio essere sicura di non essermi dimenticata nulla. Secondo te, Eleonora, un messaggio che noi vogliamo far passare, anche perché entrambe facciamo parte di Inclusione Donna, questa piattaforma di aggregazione che mette insieme più di 60.000 donne impegnate sul tema della diversity in maniera anche molto strong e stringente. Qual è il nostro ruolo come networkers, al di là dell'appartenenza, e qual è un commitment sul quale noi donne dobbiamo certamente, secondo me, comprendere di più il senso dell'alleanza, perché ricordo, lavorare tra donne non è sempre semplice, trovare linearità, quindi è un grandissimo sforzo. Quando ci riusciamo siamo particolarmente orgogliose. Eleonora, una tua nota su questo?
Sì, allora sicuramente sorellanza, sicuramente network, ma supporto reciproco. Io, dico sempre anche questo: l'Italia è un paese appunto molto che non perdona tanto il successo, a volte si creano anche invidie, competizione, no, io dico: se dobbiamo vincere questa partita la dobbiamo vincere tutti insieme, ci dobbiamo sostenere, e sarebbe molto bello davvero riuscire a fare sempre di più con sempre più donne insieme e far passare questo messaggio di sorellanza, di sisterhood. Eleonora, è stato un vero piacere incontrarti oggi. Io ti sto seguendo con stima e ammirazione, come ammiro tutte le donne che un passo alla volta riescono a realizzare i loro traguardi. Ti chiederei però a te di chiudere, quindi Sì. invitandoci, il tuo invito alle donne a far parte del vostro bellissimo evento. Prego, Eleonora. Allora, io spero di vedervi in tantissimi al nostro evento, ma comunque intanto iniziate, col visitare www.womenximpact.com. C'è anche una novità di quest'anno, che è il percorso di membership, quindi indipendentemente se poi deciderete di venire all'evento o meno, abbiamo un percorso di membership che ti permette di entrare nel network, diciamo pagare una quota associativa, ma avere una serie di, servizi, tra cui il mentoring, le masterclass, i webinar, quindi c'è anche tutta una parte di formazione che stiamo sviluppando sempre di più. Quindi spero di vedervi in tantissimi anche lì e spero di vedere anche te, Carola, impegnata in tutti i nostri discorsi, perché sulla nostra piattaforma abbiamo discorsi, topics e link e cose che commentiamo costantemente. A volte anche proprio le sfide delle donne tutti i giorni, tipo il collega mi ha fatto la battuta che devo fare, anche queste piccole cose è bello avere un posto dove le puoi raccontare e anche ascoltare come reagirebbero gli altri, quindi spero di vedere anche te lì presto. Senz'altro, senz'altro ci sarò e ricordate, riusciamo a trasformare ciò che non ci piace grazie a una comprensione e una consapevolezza diversa. La formazione diventa un elemento necessario e spesso la formazione è anche solo ascoltare un'esperienza. Per cui invito tutte voi a seguire Eleonora e il loro progetto, a non mancare e rimaniamo connesse. Noi ti intervisteremo ancora una volta prima dell'evento, ma comunque so che ci inizierai di qualche pillola, di modo che terremo aggiornate tutte quante. Con affetto e con stima un saluto a Eleonora Nocca, un saluto a voi tutte, continuate a seguire Global Women in PR, è nata per creare un network delle donne della comunicazione e seguiteci anche sugli eventi internazionali che spesso coinvolgono davvero ospiti di grandissimo livello. Un abbraccio e grazie a tutti per averci seguito. Grazie Carola, ciao a tutti.